Argomento del video di oggi: Kawasaki Versys 1100 SE. La scusa? Quella dell'aggiornamento all'Euro 5+. La richiesta dei possessori di Versys 1000, un motore ancora più pimpante ai bassi e medi regimi e una dotazione un po' più ricca. Allora Kawasaki vuole dare una risposta con la nuova Versys 1100 qui in configurazione SE, una moto che partendo dall'ottima base della Versys 1000, moto che ricordo è arrivata sul podio della nostra comparativa crossover del 2023, se non l'avete vista vi metto qua il link, ha evoluto il progetto in un modo che voglio definire ragionato. Prima di tutto il motore, di sicuro il grande protagonista del rinnovamento della Versys. Il 4 in linea con fasatura Screamer cresce di cilindrata da 1043 a 1099 cm3 e attenzione, lo fa aumentando la corsa e non l'alesaggio. Indicazione tecnica che sottolinea come Kawasaki sia andata alla ricerca della coppia e della pienezza di erogazione a regimi medio-bassi. I numeri del resto parlano da soli, la coppia passa da 102 a 112 Nm, poi di contorno sono arrivati anche 15 cavalli in più, da 120 a 135. Questo risultato è stato ottenuto con una rivisitazione del motore che non ha solo una corsa più lunga ma riceve anche masse volaniche maggiorate, nuovi alberi a camme e cornetti di aspirazione accordati in modo differente. A tutto questo si aggiunge un nuovo scambiatore per meglio raffreddare l'olio del motore. Cambiano anche tutti i rapporti, e dico tutti perché Kawasaki è intervenuta sia sulla primaria, più lunga, sia sulla trasmissione finale, che invece è più corta, il che di fatto ha modificato i rapporti di tutto il cambio, che sono leggermente più lunghi in generale. In più, quinta e sesta sono più lunghe che in passato. Il comando del cambio è nuovo e il quick shifter ora si attiva già dai 1500 giri. Il pacchetto elettronico invariato con l'acceleratore elettronico 4 mappature motore, di cui una completamente personalizzabile, controllo di trazione, ABS cornering. E la ciclistica? Beh, lì non ci sono grandi novità, confermato il telaio d'alluminio e le sospensioni che nel caso della SE sono le ottime Showa ERA. Unica cosa da segnalare sono i dischi che non sono più a margherita, con il posteriore che passa da 250 a 260 mm di diametro, quasi come se Kawasaki avesse ascoltato il mio commento durante la comparativa e mi avesse voluto accontentare. Freni molto validi, anteriore, il posteriore forse meriterebbe un zicchettino di potenza in più perché di peso qui ce n'è, però devo dire che nel complesso la Kawasaki Versys è una moto che si può giocare tranquillamente le posizioni molto alte della classifica. Per finire i prezzi, la Versys 1100S costa 15.490 euro, la Versys 1100 SE della nostra prova 17.590. Anche dal punto di vista dell'ergonomia e della protezione la Versys 1100 non cambia rispetto alla 1000, ma saliamoci in sella e scopriamolo insieme. Eccoci in sella alla nuova Kawasaki Versys 1100, vediamo un po' cosa si vede quando si è a bordo della crossover Kawasaki, nuova per modo di dire, che arriva dalla 1000, troverà un'area familiare perché la strumentazione non è stata modificata e nemmeno i blocchetti al manubrio. Come ben sapete, questa è la parte che comanda i riding mode e il precarico delle sospensioni, cruise control, hazard, frecce, e da destra il pulsante select per entrare nei vari menu. Siamo in mappatura sport, come potete vedere il settaggio delle sospensioni in questo momento è pilota più bagagli, un settaggio delle sospensioni che è settato per la moto che stiamo utilizzando adesso, che è la versione ovviamente 6 con sospensioni semiattive. Tenendo premuto a lungo il tasto preload si va a cambiare il precarico della moto. Come potete vedere qui siamo passati da 2 persone più bagagli, oppure si può avere la terza opzione che è una sola persona senza le borse. Mi raccomando, cambiate sempre i settaggi quando montate le borse, perché le borse pesano circa 12 kg e si sentono, soprattutto perché sono montate dietro. Strumentazione misto tra analogico e digitale con il contagiri analogico. Devo dire che nel quadro strumenti digitale invece si vede veramente molto bene tutte le indicazioni.
Ulteriore possibilità di settaggio delle sospensioni è entrare all'interno del setting della moto, selezionare Vehicle Settings e se vogliamo cambiare il carico rispetto al carico base che Kawasaki ha dato per i vari 3 settaggi, quindi solo più borse, solo più passeggero, si seleziona Load Adjustment e si va a poter ulteriormente incrementare il precarico di 5 step oppure diminuire il precarico di altri 5 step. Torno al menu principale perché comunque abbiamo altre cose da dire. Le mappature, come sapete, si cambiano dalla pulsantiera di sinistra tenendo premuto a lungo verso il basso, adesso siamo in mappatura sport, scendo a road, tenendo premuto a lungo ancora scendo a rain, tutto si fa col gas chiuso in movimento, tenendo premuto a lungo scendo sulla mappatura rider, che è quella più interessante perché si può personalizzare tutto quello che questa moto consente di essere personalizzato, quindi risposta al gas, Power F, controllo di trazione su 3 livelli più off, le sospensioni su hard e all'interno delle sospensioni si possono andare a fare dei settaggi fini delle sospensioni. Come si fa? Tenendo premuto Select si entra nella mappatura Rider, come potete vedere all'interno di questa mappatura noi possiamo andarci a selezionare tutto quello che vogliamo che sia selezionato, quindi con il tasto RS si torna indietro. All'interno della mappatura hard, come potete vedere, noi possiamo andare a selezionare sia ritorno che compressione sia della forcella sia del mono, quindi si possono fare delle tarature veramente molto precise, tenere premuto lungo il pulsante Select ed ecco noi siamo all'interno della nostra mappatura, diciamo, più precisa, e posso andare a selezionare cosa voglio modificare e posso andare più 5, meno 5, quindi qua all'interno della mappatura hard prevista da Kawasaki noi possiamo andare a variare sia anteriore sia posteriore in modo molto preciso, quindi diciamo un livello di settaggio non così comune su tutte le moto che sono presenti in questo segmento, quindi mappatura rider diciamo interessante. Altre cose da dire, le leve sono entrambe regolabili, il cupolino si regola con i soliti pomelli, qui diciamo che forse qualcosina di più si poteva fare su questa moto, però fatemi sapere voi se preferite una strumentazione come questa, quindi mista digitale e analogica, perché il contagiri analogico ha ancora il suo fascino, quindi Kawasaki lo ha mantenuto, oppure preferite diciamo una strumentazione tutta digitale. Questo è tutto quello che c'è da sapere sulla Kawasaki. Aggiungo manopole riscaldabili, come funzionano: il primo click li attiva, come potete vedere lampeggiano, i 3 lampeggi vuol dire che sono alla massima potenza, un altro click si abbassano di un livello di potenza e poi si vanno a spegnere. Strumentazione vista, andiamo a provare la moto. Eccoci qua, la prova è quasi finita, abbiamo ancora un po' di strada da fare, però si possono già trarre le conclusioni, anche perché la moto insomma la conosciamo abbastanza bene, motore a parte su cui poi mi concentrerò. Salgo in sella, vi faccio vedere un po' l'ergonomia, che secondo me è un'ergonomia molto centrata. Kawasaki afferma di aver studiato questa moto per rider da 1,80 in su, quindi chi è alto sicuramente ci si potrà trovare bene. In realtà anch'io che sono 1,71 tocco bene a terra con due piedi, non con tutta la pianta ma con le punte, quindi diciamo l'appoggio quando si è fermi è ottimale, e trovo la triangolazione assolutamente centrata, perché è una triangolazione abbastanza dominante sulla moto ma non troppo rilassata, però neanche troppo sportiva, insomma si sta tante ore in sella molto volentieri. La sella, come ho detto in occasione della comparativa, è tendenzialmente sul rigido a livello di schiumato, però dopo tante ore in sella non è una sella stancante, anche perché è larga, consente di muoversi in modo longitudinale. Tutta questa parte dove calzano le gambe è molto liscia, non ci sono contatti fastidiosi. Da questo punto di vista devo dire che Kawasaki ha fatto davvero un ottimo lavoro, e c'è anche una bella protezione dall'aria, lo sappiamo, non a caso quando abbiamo fatto la comparativa la SE prese il massimo dei punti. Il cupolino sì, si potrebbe regolare in un altro modo, ma lì ci arrivo dopo. Ti lascia molto coperto il casco, che puoi viaggiare col casco, diciamo il modulare aperto, non ti arriva aria in faccia, ti lascia molto ben coperte le spalle. L'unica parte che rimane un po' scoperta è questa prima parte di avambraccio, dove i paramani non riescono a deviare abbastanza il flusso. Se ci fosse una piccola orecchietta in più sarebbero protette anche quelle, però a livello di protezione siamo quasi a livello di una GT, insomma potrebbe essere, non dico una concorrente di NRT, ma insomma ci andiamo vicino.
Passo al motore, che è sicuramente il pezzo forte. Ovviamente la domanda che tutti si fanno è se i lavori fatti sul 4 cilindri in linea, portandolo a 1100, aumentando la corsa, le masse volani che hanno portato gli effetti, vi dico di sì. Vi dico di sì anche per due motivi. Adesso la moto gira a regimi molto più rilassati di prima. A 130 all'ora siamo a 4600 giri, che sono regimi da bicilindri con onda 4 cilindri, a 100 all'ora 4000 giri, quindi diciamo, il lavoro sui rapporti, sulla primaria, sulla quinta, la sesta e sulla finale ha portato di fatto a una guida quinta-sesta molto più rilassata che in precedenza. Però il motore c'è, la forza c'è, soprattutto dai 4 ai 6, ma è un motore iperelastico, puoi scendere sotto i 2000 giri in sesta, 50 km all'ora, riprendi, nessun problema, la catena non sbatte. Per quelli che sono diciamo malati di questa cosa, che sono molto infastiditi dalla catena che sbatte sul forcellone, qui non sbatte assolutamente niente, una elasticità, una cremosità di erogazione che già era il punto forte della 1000, qui ce n'è ancora di più, con un motore che è un pochino più presente, soprattutto in mappa sport, da 4 poi a 6000 ce l'hai lì, bello pronto nella manopola. L'on-off è totalmente inesistente sia in mappa road sia in mappa sport, e l'erogazione devo dire è bella. Io oggi ho guidato per tanti chilometri su delle strade, tra l'altro ragazzi eccezionali, qua nei dintorni di Barcellona, completamente deserte. Infatti mi sto tenendo le tracce perché magari chissà, magari facciamo un'experience qui in Spagna. Se vi piace fatecelo sapere qua nei commenti. Però ho guidato sempre dai 4 ai 6.000 di fatto, con un'erogazione veramente sempre pronta, sempre presente. Una volta messa la sesta, se vuoi, non la toglie mai più, perché veramente il tiro che ha adesso il motore è molto convincente. Magari non c'è la cattiveria di altri 4 cilindri in linea, ma questa spinta cremosa, pastosa come un aereo al decollo, tanto per farvi un esempio, è molto molto convincente. Tra l'altro regime di rotazione in autostrada che fa sì che non ci siano di fatto vibrazioni quando si viaggia a velocità di crociera. Molto bene, le vibrazioni arrivano quando il motore è sotto carico, un po' nella zona del serbatoio ad altissima frequenza, o quando sei in rilascio sopra i 6000 giri ma stai già viaggiando forte. Riguardo le vibrazioni aggiungo che sì, compaiono circa 6000 giri e scompaiono intorno ai 6500 giri, che però sono in quel range poco oltre i 140, quindi stiamo viaggiando a 150, 160, che sono un po' i chilometri indicati della velocità di crociera che può tenere questa moto, e lì arrivano delle vibrazioni un po' anche sulla sella, però è veramente in quei 500 giri. Poi dopo regimi superiori o inferiori, quindi se viaggiamo a 130 o 135, 140 di crociera, mettiamo che siamo in Germania per esempio, non ce ne sono assolutamente. Poi c'è la parte alta del contagiri, il motore allunga, sì, arriva fino a 10.000, sì, ma secondo me il bello è talmente il sotto che a tirare le marce agli alti regimi non vi servirà più di tanto. Quindi motore a mio parere promosso, nuova rapportatura a mio parere promossa. I controlli elettronici sono quelli che conosciamo, quindi di buon livello, non super eccessi. L'unica cosa che mi aspettavo magari migliorasse era il cambio, che non perché il cambio è un cambio che non vada bene, il cambio funziona molto bene, anzi con il quick shifter adesso che si attiva praticamente a 1500 giri la frizione ve la dimenticate proprio, appena partite avete già il quick shifter che funziona. Però il comando, vi ricorderete, avevo segnalato che era un po', come dire, gommoso, un po' elastico il comando, e è stato lievemente migliorato, ma secondo me resta ancora un pochino elastico, e qualche volta non ho bene, diciamo, anche magari se scalo, magari se tendi a lasciare un po' sul piede, non mi ha agganciato la marcia. Non è un problema del cambio, ripeto, più che altro del leveraggio del cambio, che va magari regolato anche in modo diverso per essere un pochino meno gommoso. A livello di dotazione la moto è davvero ben messa, c'è tutta la suite elettronica, sospensioni semiattive, regolabili anche nel dettaglio, avete visto. Devo dire che se dovessi proprio aggiungere una cosa, fatto 30, visto che c'era un aggiornamento del modello, magari sulla versione SE si poteva spingersi un pochino oltre utilizzando la strumentazione della Ninja H2SX, che è il cluster, quello bello, digitale, un po' grande, magari col navigatore integrato, che su una moto così, è vero che c'è l'attacco per il TomTom, però magari averlo dentro sarebbe più bello, e la presa USB montata sul manubrio
un po' posticcia, ecco, si poteva integrare meglio nel cruscotto, oppure sostituire la power diciamo a 12 volt con quella USB. Ci sono alcune cose che secondo me potevano essere fatte sulla SE, magari montare anche il cupolino a regolazione elettrica, che però avrebbe fatto aumentare il peso, che l'avrebbero resa una vera ammiraglia, perché di fatto una moto come questa è un'ammiraglia. Altre cose che invece si potrebbero cambiare nell'evoluzione è la modalità di cambio delle mappature, che adesso avviene premendo a lungo il tasto mode. Preferirei una modalità un pochino più rapida, tipo un clic sul tasto mode e poi una conferma con un altro tasto, per avere un cambio di mappatura più immediato e veloce. C'è da dire che al prezzo che è offerta, che è poco più di 17.000 euro, con tutta questa dotazione c'è veramente ben poco da ridire, poco da obiettare. Finisco con la ciclistica, che è una ciclistica ben nota perché non è cambiato granché. Le sospensioni secondo me funzionano davvero molto bene. Ovviamente quando cominci a alzare il ritmo devi passare la mappatura sport. La mappatura road le tiene abbastanza rilassate a livello di damping soprattutto, quindi di ritorno e di compressione, che ovviamente usando la mappa rider possiamo andare dentro a personalizzarci tutte le nostre mappature, sia la rain, sia la soft, sia la hard che la medium, quindi possiamo fare veramente delle mappature super personalizzate. Però devo dire, se viaggio rilassato la road va bene anche come risposta al gas, che comunque rimane bello pronto ma abbastanza smorzatino nella prima apertura. Se comincio a guidare veloce, mi prendono i 5 minuti, devo passare alla mappatura sport, che tira le sospensioni, ma sospensioni che non diventano mai troppo rigide o comunque che ti fanno sentire troppo le buche. La sospensione parte sempre, però tiene la moto molto piatta nonostante il peso non sia trascurabile della Versys 1100. Tiene la moto molto piatta e fa sì che la moto si guidi veramente bene anche nei cambi di direzione, tirando pieghe, devo dire, notevoli. Qui siamo arrivati a 51 gradi oggi, quindi per essere una moto turistica diciamo che insomma di pieghe se ne possono fare. Grazie Kawasaki, che mi ha accontentato, visto che nella comparativa avevo detto che ci voleva un disco posteriore un pochino più efficace. Il disco posteriore adesso è più efficace effettivamente. Devo dire che forse a questo punto, quando comincia a spingere un po', quasi quasi adesso vorrei l'anteriore un pochino più efficace, perché morde, bello, però se ci fosse un pizzico di mordente in più non mi dispiacerebbe. Una cosa da segnalare sono le gomme di primo equipaggiamento, che magari, ecco, con l'aggiornamento del modello avrei voluto un filino più moderne, perché le T31 onestamente sono buone sull'asciutto, sul bagnato a me non convincono. Ci sono già le T32, ma mi ricordo quando abbiamo provato la Versys con le Continental era proprio un'altra storia, per cui l'anteriore è molto veloce, però sull'appoggio quando comincia a spingere mi piacerebbe avere qualcosa di più che rendesse merito alla ciclistica della Versys, che in realtà è molto buona. A livello di sospensione direi quindi che ci siamo. La moto è soprattutto ben bilanciata secondo me tra avantreno e retrotreno. Come ho detto, resta sempre bella piatta, non ha squat, non ha dive quando vai ad accelerare o frenare, e questo fa sì che la moto con un assetto così neutro sia ben bilanciata e tu riesca a guidare sia piano sia forte, in sicurezza e con un gran gusto di guida. È ovvio, il motore è un 4 in linea, se si cerca l'anima dei bicilindrici qui non c'è, però devo dire che è un 4 in linea che a me piace. La pastosità sotto è davvero quanto di meglio questo motore riesce a esprimere, e quanto di meglio un 4 cilindri in linea screamer di grande cilindrata con grande coppia riesce a esprimere. Quindi da questo punto di vista brava Kawasaki. Bene per il secondo, lo sappiamo, la sella è davvero molto molto ampia, le borse sapete che non sono di serie, quindi vanno comprate optional. Ecco, magari io sulle selle avrei messe di serie, perché tanto queste moto si comprano sempre con le borse. Chiudo col consumo. Il computer di bordo indicava 6,5 litri per 100 km, circa 15,5 con un litro, direi abbastanza coerente con quello rilevato dalla 1000 durante la nostra comparativa, pur se guidata su strade completamente differenti, quindi diciamo che siamo vicini a quello che avevamo rilevato col 1000. Questo è più o meno tutto quello che mi sono segnato sul mio taccuino qui dalla Spagna, sulla prova della nuova Versys 1100, che davvero a livello di motore secondo me adesso è convincente, se la può giocare anche con lo step superiore di potenza. E se avete domande da farmi qua sotto nei commenti io vi aspetto. Sapete che
con la dovuta calma rispondiamo sempre a tutti. Se avete qualche opinione vostra che volete esprimere, qua sotto nei commenti, sempre sulla Versys 1100 SE, e noi direi che ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché siamo prossimi ormai al traguardo importantissimo per noi dei 100.000, ma sapete che faremo delle cose speciali dopo i 100.000 iscritti. Vi aspetto qua sotto nei commenti, ci vediamo al prossimo video.